Dunque, intanto buonasera a tutti. Questa serata è dedicata alla psicosomatica, cioè all'interazione che esiste fra la nostra mente e il nostro corpo. In- allora, questa cosa nasce, si parla di psicosomatica già da tempo e per tante ragioni, senza che nessuno sappia bene effettivamente cosa sia e come funzioni e cosa succede. Allora, c'è stato un libro scritto da un signore che si chiama Ernest Lawrence Rossi. Questo signore era un italiano, figlio di italiani emigrati in America, e questo signore era laureato, si è laureato in farmacologia prima e in psicoterapia dopo, ed è stato l'assistente del grande Milton Erickson, che molti di voi magari non sanno chi è, ma Milton Erickson è stato il padre dell'ipnosi, cioè quello che ha trasformato l'ipnosi da teatro, che una volta si chiamava mesmerismo, in ipnosi clinica, utilizzata oggi da medici e soprattutto da psicoterapeuti per quanto riguarda la loro attività. Quindi era un personaggio di grande rilievo che è stato anche poi presidente degli psicoterapeuti americani. Ecco, questo signore, Ernesto Rossi, ha scritto un libro che si chiama Psicobiologia della guarigione psicofisica all'inizio degli anni Ottanta, nel quale ha spiegato fisiologicamente come funziona il nostro corpo e perché esiste e come esiste un'interazione fra la mente, quindi le nostre emozioni, e il nostro corpo. Ora, per cominciare a spiegare queste cose, devo un attimo spiegarvi la fisiologia del nostro corpo per quanto riguarda le parti essenziali. Quindi comincio da questo e poi poi passiamo poi a parlare delle emozioni che condizionano il nostro stato di salute. Allora, se noi andiamo a fare un attimo mente locale, tutti voi state respirando, vi sta battendo il cuore. È un'ora per cui molti di voi avranno mangiato da poco, quindi hanno sicuramente dei processi digestivi in corso e processi ormonali in corso. E tutto questo che sta accadendo, cosa fate voi consapevolmente perché tutto questo accada? Nulla, ovviamente. Accade e basta, ma qualcuno evidentemente controlla e presidia tutto quanto, altrimenti non potrebbe funzionare, saremmo tutti morti. Chi è che si occupa di tutto questo? Allora, è il sistema limbico, che è una parte del cervello e che è l'area deputata a controllare tutti i processi automatici che fanno funzionare il nostro corpo. Il sistema limbico è una parte del cervello che è grosso più o meno come una noce, che si trova dalle parti dietro al cervelletto, insomma all'interno, e il sistema presiede sia l'ipotalamo, che ha come canale di uscita il gran simpatico, il sistema gran simpatico, che la pituitaria, che ha come canale di uscita il parasimpatico. Quindi parliamo di un sistema limbico ipotalamico pituitaria. Il gran simpatico e il parasimpatico fanno parte del sistema, sono le due parti componenti del sistema simpatico, che gira per tutto il nostro corpo, in particolare per quanto riguarda gli organi interni, e porta ai nostri organi interni i comandi che arrivano appunto dal sistema limbico. Lo fa attraverso un sistema che si chiama neuroendocrino, che ha una miriade di microghiandole di cui è costellato il sistema simpatico, che sono in grado di emettere gli ormoni base come l'adrenalina, la noradrenalina, la vasopressina, l'ossitocina, eccetera. Questi ormoni, che costituiscono il messaggio del sistema limbico per i vari organi, vengono emessi localmente, dove serve, oppure quando serve comunque. Le cellule preposte alle varie funzioni dei vari organi del nostro corpo hanno poi dei recettori sulla loro membrana esterna con cui riconoscono questi ormoni e quindi il messaggio che viene inviato e provvedono ad eseguire il compito che gli viene assegnato di volta in volta. Il sistema neuroendocrino poi controlla anche il sistema endocrino vero e proprio, costituito dalle grosse ghiandole come il timo, la tiroide, le ghiandole surrenali, quelle sessuali, eccetera. Queste ghiandole, che sono delle fabbriche chimiche piuttosto complesse, sono in grado a loro volta di emettere altri ormoni più complicati, sempre sotto il controllo del sistema limbico. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma loro sono in grado di emettere ormoni steroidei. Questi ormoni steroidei, una volta in circolo, raggiungono le cellule deputate alla ricezione, che li riconoscono sempre con dei recettori sulla membrana esterna e li fanno passare all'interno della cellula, dove ci sono altri recettori che si combinano
con questi ormoni e vanno a formare quello che si chiama RNA messaggero. Scusate, sono un po' tecnico in questa cosa, però cerco di riassumerla per farvi capire il funzionamento fisiologico, poi andremo a parlare dell'incidenza di altre cose. A sua volta l'RNA messaggero si combina con i geni del DNA della cellula, modificandoli, così una cellula può, dietro questo messaggio, cambiare ad esempio il proprio compito da svolgere emettendo una proteina che è richiesta dal sistema limbico, quindi è necessaria al nostro corpo. E in pratica attraverso questo sistema il sistema limbico arriva a modificare i geni del DNA di ogni singola cellula. Un discorso a parte merita poi il sistema immunitario, anch'esso controllato dal sistema limbico. Il sistema immunitario è costituito fondamentalmente da 4 tipi di leucociti o globuli bianchi, che sono dei veri e propri cervelli mobili, molto complessi, che se ne vanno in giro per il corpo trasportati dal sangue alla ricerca di eventuali situazioni critiche. Quando incontrano un'infezione latente, quindi batteri, germi, vari, cellule devianti, per esempio batteri che provengono per esempio da un'infezione esterna, quando per esempio ci tagliamo, c'è una ferita, qualcosa del genere, no? E il loro compito è di intervenire e distruggere questi germi che si sono intrufolati nel nostro corpo. Prima di farlo però avvisano sempre attraverso messaggi a base di ormoni il sistema limbico, quindi si determina una comunicazione che in questo caso è bidirezionale, quindi è sempre complicata. Il sistema limbico, quando capita una situazione del genere, richiama in zona altri leucociti che intervengono a dare manforte finché la situazione non sia normalizzata. In pratica, tutte le altre cellule ricevono dei messaggi unidirezionali dal sistema simpatico, i leucociti invece hanno questa comunicazione bidirezionale e questo è il funzionamento del nostro corpo quando è in salute, quindi è tutto abbastanza semplice ed è abbastanza tranquillo. Dimenticavo di dire che il sistema muscolare, diciamo scheletrico muscolare, a sua volta che in particolare il sistema muscolare è costituito da cellule che costituiscono le fibre dei vari muscoli. Ecco, queste cellule dei vari muscoli si nutrono in questa condizione attraverso l'acquisizione di glicogeno e ossigeno ed emettono gli scarti del loro metabolismo attraverso il sangue che poi, così come anche per tutte le altre cellule accade, li va poi a scaricare attraverso i sistemi preposti per lo smaltimento. La stessa cosa vale per le cellule degli organi interni. In queste condizioni assumono nutrienti, assumono ossigeno e scaricano le tossine derivanti dal metabolismo sempre nel sangue, che li scarica appunto e li elimina, poi attraverso gli organi preposti. Tutto questo diciamo, fa sì che, in particolare per quanto riguarda le cellule degli organi interni, queste cellule si trovino in uno stato di crescita e guarigione. Questo stato di crescita e guarigione è uno stato diciamo, particolarmente favorevole alle cellule, nella quale loro sono immuni da attacchi da germi ed eventuali altri virus, messo che esistano i virus, insomma, altri aggressori esterni. Okay? Quindi in questa situazione il nostro corpo è in uno stato di salute e non succede niente, se manteniamo questo stato di salute siamo praticamente immuni da malattie. Okay? Allora, che cosa succede quando c'è uno stato di variazione rispetto a questa situazione? In particolare, quando arriva la paura. Allora, adesso immaginiamoci una situazione in cui abbiamo un cacciatore preistorico che va a caccia, sto facendo un esempio per far capire. Improvvisamente questo cacciatore lui va a caccia, ma può essere a sua volta preda, per esempio, di altri grandi predatori, oppure può incontrare dei membri di tribù rivali che lo potrebbero fare prigioniero o ucciderlo, no? Quindi lui va e rischia attraverso la savana. Quindi che cosa succede quando lui si accorge di una situazione di pericolo? Immaginiamo per esempio che ci siano membri di una tribù rivale che lui vede, riconosce da lontano e quindi dentro di lui scatta la paura, perché lui è da solo, quegli altri sono in molti e quindi dentro di lui scatta la paura. La paura è un'emozione che si sviluppa nella corteccia frontale e prefrontale e come tutte le altre emozioni, dove hanno sede le emozioni. Questa corteccia frontale e prefrontale però è parte del sistema limbico, in cui il sistema limbico quindi è collegato, no?
Ecco, che cosa succede quindi? Che il sistema limbico reagisce e in 100 millisecondi ordina il sistema ipotalamico, quindi il gran simpatico, di mettere nel circolo una grande quantità di adrenalina, che è un ormone del grande allarme per tutto il corpo. A questo punto cosa succede? Tutte le risorse disponibili, lui sta rischiando la vita in questo senso, no? Per cui è una situazione di grande pericolo. Allora tutte le risorse disponibili vengono immediatamente dirottate verso l'apparato locomotore, quindi l'apparato muscolare in particolare, no? Tutti gli altri processi in corso dentro il corpo, quindi parliamo dei processi digestivi e altre cose, diciamo, degli organi che sono interni, vengono bloccate in questo momento, no? Quindi le cellule che prima si trovavano in uno stato definito di crescita e guarigione, in cui erano immuni a tutto, a questo punto smettono di assumere, per lasciare tutte le energie ai muscoli, smettono di assumere glicogeno, nutrienti e ossigeno dal sangue e soprattutto si tengono all'interno le tossine del loro metabolismo. A questo punto invece che cosa succede ai muscoli? I muscoli a loro volta reagiscono in un altro modo, in maniera opposta. Dall'alimentazione a base di glicogeno e ossigeno passano all'alimentazione a base di adenosiltrifosfato, ATP. È una sostanza di cui ci sono grandi scorte nei muscoli, no? E che ha un valore energetico enormemente superiore a quello del glicogeno e dell'ossigeno. E il risultato qual è? Che queste cellule passano nella modalità, come potremmo definire, da maratoneta alla modalità centometrista, quindi massima potenza esplosiva. Tutto questo per salvare naturalmente la pelle, no? Ecco. Quindi che cosa succede a questo punto? Che intanto i battiti del cuore salgono, quindi quando in caso di paura l'avrete vissuto tutti, no? Ti balzi il cuore nel petto, si dice, no? Quindi la respirazione aumenta, la ventilazione raggiunge il massimo, i vasi sanguigni si dilatano tutti quanti e il loro diametro raggiunge il massimo per consentire il flusso massimale di sangue ai tessuti e quindi tutte queste cose cambiano, diciamo così, il nostro assetto. Ora, si dice che in questo caso il nostro omino preistorico passa in uno stato di fuga o combattimento, cioè lui deve essere pronto a salvarsi la pelle e lo può fare o fuggendo o dovendo combattere contro qualcuno o qualcosa che lo vuole eliminare, no? Quindi, ora immaginiamo che lui fuga e quindi a questo punto si salva. 5 minuti dopo tutto è finito, la paura non c'è più e a questo punto il cervello limbico smette di produrre adrenalina e produce invece noradrenalina, che è l'ormone antagonista, dicendo a tutto il nostro corpo che il pericolo è cessato. Tutto ritorna quindi alla normalità, tutte quante le cellule si rilassano e tutto quanto ritorna tranquillo. Ma se non è così, cosa succede? Immaginiamo che nel nostro omino gli vada male e quindi venga per esempio catturato. Venga catturato da, non so, cacciatori di una tribù rivale e questi lo vogliono portare, lo portano al loro accappamento. Quindi lui chiaramente continua ad avere paura perché non sa cosa gli potrà succedere, sa che sta rischiando la vita e quindi rimane in uno stato in cui a livello diciamo così, ormonale, l'adrenalina riempie tutte le sue cellule e quindi continua ad essere in uno stato di sofferenza. Le cellule interne sono in uno stato di sofferenza. La cosa procede ed è ovvio che se questa cosa dura a lungo, gli organi interni, le cellule degli organi interni soffrono maggiormente. E quindi cosa succede? Che le cellule degli organi interni le cellule più vecchie, più malandate, possono incominciare a cedere. Cominciano a cedere e quindi comincia a esserci un leggero malfunzionamento. Man mano che la cosa va avanti, se il tempo in questo stato prosegue, queste cellule continueranno a soffrire e quindi ci sarà uno stato di sofferenza più acuta in cui le cellule più vecchie e malandate incominciano a morire. Incominciano a morire e se questa moria va avanti, è ovvio che negli organi in cui c'è questa maggiore moria, questa maggiore sofferenza, si creeranno dei malfunzionamenti. Questi malfunzionamenti proseguono e vanno avanti e diventano, se la cosa prosegue nel tempo, una vera e propria malattia. Quindi quell'organo comincia a non funzionare più e ad essere malato. Ok?
A loro volta le cellule dei tessuti muscolari, quindi le fibre muscolari, continuando ad alimentarsi di ATP, che a un certo punto comunque si riduce fino a poi finire, produce come scarto di metabolismo del loro stato l'acido lattico. L'acido lattico in sé, se è poca roba, non determina niente. Quando comincia ad aumentare oltre certi livelli, è un inibitore del sistema nervoso centrale, degli stimoli del sistema nervoso centrale, poiché i muscoli non vengono gestiti dal sistema simpatico, ma dal sistema nervoso centrale. Quindi cosa succede? Che una parte di queste fibre non riceve più gli ordini giusti. Ora, siccome ogni nostra leva, immaginiamo il braccio, l'avambraccio, no? Se tiriamo l'avambraccio verso l'alto, il bicipite si contrae, mentre il tricipite, che è il muscolo antagonista dietro il braccio, si rilassa. Quando invece facciamo il contrario, il tricipite si contrae e il bicipite si rilassa. Ora, cosa succede? Che se c'è acido lattico in uno dei muscoli, alcune fibre di questo muscolo possono non ricevere l'ordine di rilassarsi. Quindi cosa succede? Per esempio, il bicipite tira con tutta la forza del bicipite, mentre il tricipite invece di rilassarsi ha alcune di queste cellule, quindi di fibre muscolari, che non si rilassano e rimangono contratte. Queste chiaramente vengono stirate dalla forza del bicipite che opera in piena forza e quindi fanno male. Oltre che essere stirate, si possono stirare, oltre al dolore, e si possono anche strappare, determinando dei veri e propri ematomi dentro i muscoli. Ecco, questo è quello che succede, per esempio, in caso di tensioni eccessive alla vostra schiena o al vostro trapezio, quando avete dei problemi. Avete presente il colpo della strega? Vuol dire che avete delle tensioni eccessive che determinano una contrattura, diciamo, parziale dei muscoli della schiena, da una parte o dall'altra, e questi muscoli della schiena, quando voi mi muovete, li stirate, vi fanno male. Questo è quello che succede. Ora, diciamo che quindi il nostro sistema funziona in questa maniera fino a quando rimaniamo in questo stato. Ora, nel nostro mondo, nel nostro tempo, non siamo più nel tempo dell'omino preistorico, chiaramente le paure non si chiamano solo paura, non c'è più la paura di essere uccisi, di essere catturati. Sì, può essere anche quella, ma è saltuaria. Le paure si chiamano senso di inadeguatezza, senso di colpa, rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera. No? Tutte queste emozioni negative sono paure, alle quali il sistema limbico reagisce e reagisce male, determinando malfunzionamenti nel nostro organismo. Questo è il funzionamento fisiologico, quindi, di quello che è il nostro corpo. Okay? Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma quando noi siamo in tranquillità, in uno stato quindi di tranquillità emotiva, di tranquillità, di serenità, noi siamo praticamente immuni da malattie. Il risultato finale è questo. Mentre quando siamo sottoposti a tensioni, paure, situazioni di difficoltà così varie, e queste paure determinano dei malfunzionamenti nel nostro corpo e nel nostro corpo si determinano quindi quelle che sono le malattie. Praticamente il corpo funziona come display di quello che è lo stato della nostra mente, delle nostre emozioni. Ok? Questo è quanto succede. Dopodiché ci sono altri discorsi da fare che riguardano le emozioni. A questo punto però mi fermerei un momento e aspetterei domande, perché ho fatto un discorso un po' così a raffica, ma dovevo farlo, e adesso vorrei sentire se qualcuno ha domande e vediamo di spiegare meglio se ci sono dubbi. Non ci sono domande? È tutto chiaro? Ok. Allora, parliamo quindi a questo punto di quelle che sono le memorie emozionali. Allora, come dicevo, la paura oggi assume varie forme e quindi si chiama senso di inadeguatezza, come dicevo, senso di colpa, il rancore, l'invidia, l'odio, è uno qualsiasi di tutti gli altri timori che la società moderna ci può propinare e che ci crea emozioni negative di insicurezza, e sono un'infinità comunque, no? Poi la rabbia, le frustrazioni che ogni giorno subiamo per fatti che ci hanno colpito, che non riusciamo a perdonare. Perdono ci libera, ma questo è un altro discorso. Le gelosie, eccetera. Quindi diciamo che la paura oggi ha assunto mille volti, in particolare a livello sociale.
perché è quello che oggi chiamiamo genericamente stress, ma il suo effetto nel nostro organismo, quando lo stress è prolungato, è sempre quello, danni fisici di varia entità. Ecco, va detto che lo stress è di due forme, ha due forme, c'è l'eustress e il distress. Il distress è quello delle emozioni negative, quando noi viviamo quindi situazioni come quelle che vi ho appena raccontato. Poi c'è l'eustress, che invece è quello che dà, diciamo, euforia, si chiama eustress non a caso, perché abbiamo fatto qualche cosa di positivo, quindi qualcosa di bello ci è capitato, quindi siamo particolarmente euforici, siamo fieri di noi stessi e quindi c'è questo stato di benessere particolare legato a queste emozioni. Allora, queste emozioni possono essere di vario tipo in funzione delle problematiche che viviamo giornalmente. Per esempio, è ovvio che se io ho un problema, per esempio, sono sul lavoro, ho un problema di mobbing, cioè il mio datore di lavoro mi sta stressando, mi mette all'angolo, mi fa star male, eccetera, così. È ovvio che quindi in questo caso io sto male e vado avanti a stare male finché sono in questa situazione. Come faccio a risolverla? Mi cerco un altro lavoro e poi mando a fanculo questo signore che mi ha stressato fino a questo momento e la cosa finisce lì. Questo è facile, ma quando ci sono delle situazioni che invece non si possono risolvere in questo modo, per esempio, non so, immaginiamo la perdita di una persona cara, non voglio dire, non sto neanche a entrare nel merito. Ecco, questa persona cara che abbiamo perso, ovviamente non si può risolvere, questa cosa non è una cosa che si può risolvere così, no? Quindi, di- come si può risolvere? Si può risolvere cambiando la modalità in cui vediamo questa cosa. Qui adesso entriamo in un discorso psicologico, che è anche piuttosto complesso e vediamo se sarà il caso di farlo tutto stasera oppure se magari poi mi direte voi si può rifare un'altra serata che riguarda solo questa parte emotiva. Che cosa succede in pratica? Che quindi noi viviamo una situazione che non possiamo cambiare, non c'è modo di cambiarla, non so, immaginiamo la perdita di una persona, oppure di una persona cara, oppure ecco, in questo caso cosa possiamo fare? La situazione è tale per cui non possiamo cambiarla, però possiamo cambiare il punto di osservazione, la modalità in cui viviamo questa situazione a livello emotivo. E se immaginate, per farvi un esempio pratico, immaginate un bicchiere, lo guardate dal lato e vedrete un rettangolo. E io continuo a vedere un rettangolo. Se cambio angolo di visuale e lo guardo da sopra, vedrò un cerchio. Cos'è cambiato? Il bicchiere è sempre il bicchiere, però io ho cambiato l'angolo di visuale e riesco a vederlo in un altro modo. La stessa cosa si può fare a livello emotivo. Quindi è possibile, dal nostro punto di vista, andare a lavorare sulle emozioni negative in maniera da cambiare l'angolo di visuale e quindi cambiare anche il tipo di emozioni che ne conseguono. Ok, questo è possibile attraverso il counseling, per esempio, che è una tecnica di, come dire, possiamo definirla psicoterapeutica, in cui impariamo a vedere da un'angolazione diversa la situazione che ci è capitata. Quindi quello che possiamo fare è sempre cambiare questo stato di cose. La cosa non è ovviamente così semplice, perché se fosse così semplice sarebbe tutto quanto facile, no? E non lo è. C'è un altro discorso che è molto importante che riguarda quelle che vengono definite le memorie emozionali. Ora, le memorie emozionali che cosa sono? Sono memorie legate a emozioni particolari che abbiamo vissuto. Facciamo un esempio. Immaginiamo un bambino di, non so, 2-3 anni che va in spiaggia con i genitori, a un certo punto sfugge all'attenzione dei genitori e va in mare. Entra in mare, arriva un'onda più alta delle altre e la risacca lo tira dentro. E lui sta rischiando di affogare, poverino. Quindi è lì, lui sta vivendo uno stato di terrore puro. A questo punto uno dei genitori si accorge che il bambino non c'è, si guarda in giro, lo vede annaspare, entra in acqua e lo prende, lo tira fuori e lo salva. Benissimo. La cosa però non finisce lì, perché questa cosa, lui è piccolo, poi passerà del tempo, crescerà e di questa cosa lui consapevolmente non si ricorderà più di nulla. Ma il suo inconscio se lo ricorda, perché il suo inconscio registra tutto, tutto quello che avviene viene registrato dal nostro inconscio. Il nostro inconscio quindi è una sorta di registratore che mette tutto a magazzino, le registrazioni, e le tira fuori nel momento opportuno. In che modo? Quando ci sarà una nuova situazione in cui le condizioni ricordano le condizioni di quella volta, lui interverrà
e ti dirà, occhio, ti ricordi quella volta cosa ti è successo? Hai rischiato di morire, te lo ricordi? E quindi lo mette sull'avviso. Come fa? E lo fa attraverso la paura. Il bambino quando cresce si sarà dimenticato di quell'episodio, ma ogni volta che si avvicina all'acqua proverà paura, perché il suo inconscio fa in modo che sia così. Quindi lui rifugirà dall'acqua, se ne andrà via e non entrerà mai nell'acqua, magari non imparerà mai a nuotare perché il suo inconscio gli dice che l'acqua è pericolosa. Ora, questo è un esempio, ma di traumi di questo genere noi, senza rendercene conto, ne abbiamo vissuti un sacco, da giovani, da bambini, eccetera, no? E non solo, di cui non ci ricordiamo, perché anche da adulti succede una cosa del genere. Immaginiamoci una persona che guida, a un certo punto ha un incidente, si risveglia, un trauma grave, si risveglia, si ritrova in ospedale e non si ricorda nulla di quello che è successo. Come mai non si ricorda nulla? Perché l'inconscio, per proteggerlo, lui ricorda tutto, ma l'inconscio, per proteggerlo, fa in maniera che lui consapevolmente abbia cancellato questi ricordi perché non lo aiuterebbero a stare meglio. Quindi non se lo ricorda. Però se capitasse una situazione affine in cui lui si trova di nuovo in una condizione appena prima di quello che è successo appena prima dell'incidente, lui ricorderebbe immediatamente tutto quanto perché il suo inconscio gli fornisce le informazioni che gli possono servire per salvarsi la pelle. Ecco, noi funzioniamo in questa maniera e di questi traumi, che ci rendiamo conto oppure no, ne abbiamo vissuti un sacco. Sono traumi che ci vengono anche inconsapevolmente dai genitori, dagli educatori, e lo fanno magari perché ci vogliono bene, però lo fanno nel loro modo, trasferendoci le loro paure. Se per esempio, non so, vostro padre, vostra madre, voi eravate bambini, quando dovevate attraversare una strada vi insegnavano che dovevate guardare da una parte e dall'altra e poi se non veniva niente potevate attraversare. Una cosa banale, no? Ok, ma di queste cose qua loro ce ne hanno trasferite tante, comprese quelle cose che per loro sono a loro volta delle paure. Immaginate il famoso bambino che ha rischiato di annegare, di cui parlavamo prima. Immaginiamo che questo bambino sia nostra madre o nostro padre. È ovvio che lui, che ha paura dell'acqua, ci dirà attenzione, non andare in acqua perché rischi di annegare. Lui. E a questo punto noi cosa facciamo? Boh, se la cosa diventa, diciamo così, intensa dal suo punto di vista, noi potremmo anche prendere la decisione di seguirlo e a nostra volta acquisire questa paura che lui ci ha fornito e ci ha passato, senza neanche che noi sappiamo perché, e quindi a un certo punto trovarci in una situazione in cui abbiamo paura dell'acqua senza che nulla ci sia successo. Queste cose si chiamano sindromi familiari e sono veramente incredibili perché succedono cose, ma di sindrome familiari parleremo un'altra volta. Ecco, quindi di traumi di questo tipo noi ne abbiamo avuti un sacco, che ci sono stati anche trasferiti gratis dai nostri genitori, dai nostri educatori. Ora, non entro nel discorso spirituale qua, no, del perché questa cosa accade, però è evidente che tutto questo incide su tutte quelle che sono le nostre paure. Non parliamo poi di quando noi abbiamo subito dei traumi veri e propri fisici, quindi parliamo, non so, di una bambina di un bambino che può aver subito violenza. Questo è un trauma che un bambino o una bambina si porterà dietro per tutta la vita, probabilmente, no? Non sarà facile. Quindi immaginiamo una bambina che è stata violentata e che ha subito tutto questo con una grande paura. E quindi ogni volta che crescendo, lei ormai è diventata una donna, ogni volta che qualche uomo si avvicinerà a lei, lei avrà paura di quest'uomo perché gli ricorda questa situazione in cui lei è stata violentata. Quindi la sua vita verrà alterata perché la sua visione che avrà degli uomini sarà diversa da quella di una ragazzina che invece non ha subito nessuna violenza. No? Quindi lei sarà sempre diffidente nei confronti degli uomini e quindi avrà un rapporto con il sesso opposto difficile e complicato. Ecco, tutte queste cose che quindi fanno parte del nostro retaggio psicologico, indotte da situazioni, da persone esterne, come appunto gli educatori, i genitori, eccetera, senza parlare naturalmente dei traumi che abbiamo vissuto quando eravamo bambini, costituiscono un bagaglio che ci accompagnano, un bagaglio che ci condiziona pesantemente, al punto che dovremmo riuscire, a volte in situazioni particolarmente pesanti,
a fare in maniera che questo bagaglio possa uscire e quindi di cancellare questi traumi, almeno quei traumi più pesanti che ci danno fastidio. Carl Gustav Jung, grande psicoterapeuta, diceva che una frase che era molto importante e che la dice lunga, e diceva: rendete conscio l'inconscio, oppure lui guiderà il vostro destino, la vostra vita, e voi lo chiamerete destino. Ecco, tutto questo incide pesantemente sulla nostra vita, sia a livello emotivo, da grandi, sia a livello fisico, quando viviamo situazioni di particolare stress legate a queste memorie emozionali. Ok? Quindi noi dovremmo liberarci di tutte queste cose e cercare di tornare a quella che è la nostra vera essenza, cercando di eliminare le memorie emozionali, quantomeno quelle più pesanti, che ci condizionano più pesantemente, perché diversamente tutta la nostra vita verrà condizionata da queste memorie. Io vi potrei raccontare un paio di episodi di persone con cui ho avuto a che fare. Per esempio, vi racconto questa, ho fatto un seminario di metamedicina un po' di anni fa, in cui ero l'unico uomo, erano tutte donne. Chissà perché quando si parla di queste problematiche sono tutte donne. Vabbè, questo è un inciso, lasciamolo così. Io ero lì presente, quindi c'era un trattamento per quanto riguardava queste emozioni particolari, era rivolto allo sblocco delle memorie emozionali, questo seminario, e c'era una donna che faceva di mestiere la caposala, era un'infermiera, era molto qualificata, c'era una sua collega che è venuta con lei e che raccontava che era molto brava nel suo lavoro, ma lei, siccome aveva una madre, questo è un altro esempio, siccome aveva una madre che la condizionava, nel senso che sua madre inizialmente non aveva figli, ha avuto lei dopo 10 anni di matrimonio, e quindi il timore della madre era quello di perdere la figlia. Per far questo la proteggeva oltre l'inverosimile, quindi non le consentiva di andare a feste, non le consentiva di fare una cosa, di fare l'altra, eccetera, no? La figlia che cosa ha ricavato da tutto questo? Ha ricavato un'idea, un'equazione in cui praticamente lei ha detto: ok, se mia madre non si fida di me, se mia madre non vuole che io vada alle feste, eccetera, così, vuol dire che io non valgo niente. Quindi lei pur essendo una donna in gamba, si è autosvalutata, ha svalutato la sua autostima, che a questo punto si sentiva, e quindi lei si sentiva di non valere, anche se invece era una donna di valore. Il risultato qual è stato? Che lei andava a cercarsi relazioni con uomini di basso valore, perché riteneva di non valere niente. Per esempio, è rimasta incinta, questo l'ha raccontato lei, è rimasta incinta da un ragazzo nigeriano di colore, e il quale non voleva il figlio, quindi lei, per evitare che questa cosa, sì, che nascesse questo figlio, si è autoprocurata un aborto spontaneo, rischiando quindi anche la vita. Ok? Tutto questo perché lei non credeva in se stessa, quindi credeva di non valere nulla, quindi andava a cercare relazioni che non valevano nulla. Durante questa seduta, attraverso una forma di ipnosi, lei ha preso atto di tutta questa situazione e si è reso conto che invece non è vero che lei non vale, ma che invece vale, e che tutto questo dipendeva dal rapporto con la madre, per esempio. Quindi, cosa è successo? Lei, capita questa cosa qua, siccome c'era un ragazzo che le stava, diciamo che era molto interessato a lei, a cui lei aveva certo di no perché lo riteneva troppo, come dire, di valore rispetto a lei, che voleva che lei andasse a vivere con lui in un'altra città, ma la madre non voleva. Il risultato qual è stato? Che lei fino a quel momento aveva detto di no e rinunciato al rapporto. Quando invece dopo aver fatto questa ipnosi regressiva, ha capito e superato questo trauma, a questo punto la sua vita è cambiata, perché lei si è resa conto del valore di questa persona, della relazione che poteva nascere, quindi ha detto alla mamma di arrangiarsi, e lei è andata a vivere la sua vita andando con questa persona. Quindi il fatto di superare determinati traumi, determinate memorie emozionali che si creano nei rapporti con i genitori, eccetera, può cambiare profondamente la nostra vita, oltre che la nostra salute, perché tutto questo chiaramente gioca sempre, per quanto riguarda tutto il discorso legato alle paure che sono correlate a questa situazione, sulla nostra salute. Ecco, questo è quello che noi chiamiamo psicosomatica. Il 95% delle malattie, secondo calcoli, sono di origine psicosomatica, cioè il nostro corpo, se noi siamo in armonia con noi stessi,
sta perfettamente bene, fin tanto che non esiste una causa esterna, come appunto queste memorie emozionali, che lo va a perturbare questa armonia, e quindi il nostro corpo comincia a innescare dei malfunzionamenti. Fra parentesi, tra i vari malfunzionamenti ci sono anche i tumori, perché il nostro sistema immunitario ha il compito anche di eliminare le cellule tumorali che possono nascere, perché se noi pensiamo che il nostro corpo è costituito da miliardi di cellule, milioni dei quali ogni giorno muoiono e vengono sostituite da altre cellule che nascono, è ovvio che tra tutte queste cellule che nascono ce ne sono alcune che nascono difettose. Il tasso di difettosità può dipendere da varie cose. Qualcuno parla di livello genetico, va bene, ma parliamo anche pure di livelli di inquinamento di tipo chimico, di tipo elettromagnetico, radiazioni, dell'alimentazione che può non essere corretta. Insomma, varie cause possono incidere sul tasso, diciamo, di questa difettosità. In ogni caso, il nostro sistema immunitario riconosce queste cellule difettose e le elimina. Le elimina se sta bene. Se non sta bene e quindi non opera perché ci sono dei problemi tipo, di tipo psicosomatico, il sistema immunitario può non lavorare più bene e quindi queste cellule non vengono eliminate, quindi hanno la possibilità di proliferare e diventare quelli che sono tumori veri e propri. È così che nascono i tumori. Così come, se la causa che ha generato questo malfunzionamento sparisce, e il sistema immunitario riprende il suo funzionamento ed è in grado perfettamente di eliminare i tumori a qualunque stadio si trovino. Okay? Tant'è vero che ci sono dei medici, dei patologi svizzeri che hanno fatto delle ricerche e hanno scoperto come si chiama, in ogni autopsia che hanno fatto, che tutte le persone che loro hanno curato, curato, che hanno analizzato, scusate, presentavano delle forme di tumore calcificato, cioè tutti, quando ci sono queste problematiche, sviluppiamo, senza che ci rendiamo minimamente conto, un inizio di un tumore, che poi può crescere o meno, dipende da quando le condizioni che l'hanno determinato cessano o meno, e quindi se dopo la situazione che ha determinato il tumore cambia, quindi noi cambiamo, il sistema immunitario riprende a funzionare, elimina tranquillamente queste cellule che sono difettose, quindi eliminando il tumore. Rimane quindi solo questa calcificazione che non ha più nessun significato patologico, e quindi il problema viene risolto. E di queste cose loro hanno verificato che tutti quanti, per quanto riguarda le autopsie che hanno verificato loro, tutti quanti abbiamo condizioni di questo genere. Quindi tutti quanti sottoposti a stress, perché nella nostra vita ognuno di noi vive dei momenti di stress particolare, sviluppiamo questi tumori che poi, quando le situazioni cambiano, vengono eliminati dal sistema immunitario. Cioè, questa cosa è molto più normale di quanto non si parli, non sembri, ma questo è chiaramente qualche cosa che contrasta nettamente con quella che è la medicina tradizionale, che ci imporrebbe delle cure tipo quelle chemioterapiche, che riescono ad eliminare al massimo l'80% delle cellule tumorali, ma in compenso riescono ad eliminare anche a indebolire moltissimo il sistema immunitario, che è la nostra unica arma nei confronti di questi tumori, no? Quindi non curano in sé il tumore, ma in compenso debilitano l'organismo, quindi facilitando l'insorgenza di nuovi tumori. E quindi questo è il discorso. Però l'industria chimica, cioè l'industria farmaceutica, non chimica, scusate, chiaramente vive delle malattie delle persone, e più sono le malattie, più è alto il business che loro fanno, quindi questo è il concetto. Ecco, fondamentalmente io adesso mi fermo qui, ci sarebbero altri discorsi a livello psicologico da fare, ma credo di aver già messo molta carne nel fuoco, no? Tutto in una volta. Ecco, questa cosa, fra l'altro, poi la fornirò in un file PDF che metteremo poi sulla chat, in modo che tutti, se vogliono, se lo possono leggere. Io l'ho già preparato questo, quindi poi domani, dopodomani ve lo passo, verrà messo in chat e chiunque vuole se lo va a leggere, insomma. Ecco, questo è il funzionamento del nostro corpo e la causa delle nostre malattie. Anche per quanto riguarda il discorso germi, attenzione, quindi adesso parliamo di altre cose che noi che ci hanno rifilato allora, al di là del fatto che pare che i virus non esistono come elemento patologico, quindi non sono in grado di determinare malattie, come invece ci fanno credere, rimane il fatto che noi, anche per quanto riguarda gli attacchi esterni da germi, batteri, eccetera, abbiamo difose immunitarie che, se noi siamo in armonia con noi stessi,
siamo sempre perfettamente in grado di superare. Per esempio, vi faccio un esempio con le grandi epidemie del passato, no? Di peste, di colera, vaiolo, eccetera. C'erano epidemie che uccidevano milioni di persone, hanno ucciso milioni di persone in passato, ma quando c'erano queste epidemie esistevano anche i monatti, cioè persone che, guarda caso, erano immuni da questa malattia. Eppure, quindi questo germe, se fosse stato veramente virale, mortale, avrebbe ucciso tutti. Invece non era così, cioè tutti quelli che avrebbe contagiato. E invece non era così. Queste persone erano immuni. Perché erano immuni? Per due ragioni: o perché erano particolarmente serene con se stesse, quindi non soffrivano, il loro sistema immunitario era a posto, non soffrivano di nessuna problematica di tipo psicologico, oppure perché erano particolarmente ciniche e non gliene fregava nulla degli altri, di conseguenza, essendo particolarmente egoiste, stranamente, paradossalmente, erano anche immuni a questo tipo di patologie. In ogni caso, queste persone andavano a raccattare malati e morti nelle varie case, i morti per bruciare, i malati per portare nei vari lazzaretti, e tutto questo quindi senza che loro si ammalassero. Per cui è evidente che noi siamo in una condizione che, quando stiamo bene, siamo in armonia, le nostre cellule sono nello stato di crescita e guarigione, noi siamo immuni da malattie e da altre patologie, e quindi stiamo bene. Ci ammaliamo quando le nostre emozioni interferiscono col nostro sistema mente-corpo, e quindi condiziona il nostro corpo a un malfunzionamento che alla fine determina la malattia. Ecco, credo di potermi fermare qua, perché mi sembra di aver messo veramente tanta carne al fuoco. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma in questo momento mi fermo. A questo punto vorrei sentire domande, se qualcuno di voi ne ha, penso di sì, e io sono qua, ditemi.